Ciao a tutti, ho deciso di fare una breve lezione, brevissima direi, sull'Homenage di Manuel de Falla. Qual è il punto di partenza? La Revue Musicale nel 1920 chiede a diversi compositori, fra cui de Falla, Stravinsky, Béla Bartók e altri, di scrivere un pezzo in omaggio alla morte di Debussy. E infatti il numero del 1 dicembre 1920 è interamente dedicato a lui. De Falla scrive un omenage e dà un'indicazione di metronomo 60 alla 6 minima. Nel manoscritto c'è scritto, vedete, mesto e calmo assai, poi l'assai è cancellato, in alto lui aggiunge appunto semiminima uguale 60. E importante, la stessa indicazione c'è anche nella versione del pianoforte. Perché è importante questa attenzione sul metronomo? Perché a questa velocità il pezzo diventa quasi una vanera. Eccetera, eccetera. Mentre normalmente, con l'idea che sia appunto un tombeau, lo si suona molto più lentamente, più o meno a questa velocità qui. Eccetera, eccetera. Quindi in qualche modo si ignora l'indicazione di De Falla e lo si preferisce fare più lento perché appunto è un tombeau. In realtà non è un tombeau, la parola tombeau non compare né nel manoscritto né nella versione pubblicata dalla Revue Musicale. Andiamo a vedere. Allora, innanzitutto nel finale dell'Homenage di De Falla compare una citazione che è da una delle 3 estampe di Claude Debussy per pianoforte. Il pezzo si chiama Soirée dans Grenade, Sera in Granada, e sotto al titolo del pezzo c'è scritto Movimento di Habanera. Allora c'è un primo legame, scopriamo che il pezzo che De Falla con quel metronomo ha pensato come una habanera è ispirato ad un pezzo dove c'è scritto Movimento di Habanera. Allora, approfondiamo un pochino l'osservazione di questa partitura del pianoforte e vediamo che c'è un ritmo nell'introduzione che è questo qui. Lo vedete, no? Che ovviamente avrete già riconosciuto, è il ritmo del tema dell'Homenage. E poi c'è qui questo semitono che segna, diciamo così, l'inizio vero e proprio del brano del pianoforte, e anche nel brano per chitarra c'è un soffermarsi sul semitono dell'inizio. Anche dopo. Tanti elementi che ci fanno capire quanto forte sia il legame fra la Soirée dans Grenade e l'Homenage di De Falla. Come può una habanera essere un pezzo funebre? Un pezzo che in qualche modo ha a che fare con la morte. Se noi ascoltiamo il Tombeau de Couperin di Maurice Ravel, diciamo che la lentezza non è l'unico modo per celebrare un amico morto. Per esempio, le dinamiche di questo pezzo sono quasi un urlo, secondo me. Nello spazio di monocroma andiamo dal piano al forte e poi torniamo al piano. È un uso quasi espressionista della dinamica. Nella letteratura chitarristica dell'epoca c'era una letteratura di stampo ancora assolutamente romantico, quindi basato sui lunghi archi, sulle frasi che si sviluppano, hanno un climax, eccetera. Ma questo tipo di dinamica è assolutamente molto più moderno. Svelare il significato nascosto dei segni. Ci vedo un po' un urlo di rassegnazione, di disperazione alla morte di un grande musicista. E poi anche questo andamento così irregolare del ritmo. Abbiamo detto che siamo
praticamente una habanera, ma è una habanera dove continuamente il tempo è reso incerto, a cominciare dalle famose note con le crocette, dove le faglie scrive, le note con le crocette vanno accentate secondo le nuance e assai leggermente ritenute. Quindi questo dà una irregolarità al tempo, alla quale fa da pendant, diciamo così, anche il continuo uso del leggermente affrettato a tempo. L'andamento metrico è molto cangiante, come se anche qui c'è da una parte la sensualità dell'habanera, dove questa irregolarità del metro è tipica, diciamo, ma c'è anche questo incedere reso pesante dal dolore. Un altro elemento fa di questo pezzo, secondo me, un pezzo funebre. L'intervallo di quarta. Ascoltiamo i bassi. Per tutto il pezzo i bassi Mi e La sono presenti da inizio alla fine, tranne un piccolo episodio in cui il basso è diventato Sol Do, ma è sempre l'intervallo di quarta. Ora, che cos'è l'intervallo di quarta? Nella nostra musica è l'intervallo della conclusione, della fine, è l'intervallo della cadenza finale. Possiamo immaginare in quest'uso del salto di quarta un po' la metafora della conclusione della vita, della morte di Debussy, con una annotazione però importantissima, il finale. Il finale, dopo la citazione, è ed ecco che la quarta rimane sospesa, non c'è più il là che potremmo aspettarci. Si sospende, all'improvviso la quarta non è più una quarta, ma è l'inizio di una quarta, come dire, negata. Anche qui, forse la metafora di Debussy non morirà mai, perché la sua musica resterà sempre nei nostri cuori, resterà nel nostro immaginario musicale, nella nostra cultura e nella storia della musica. Siamo in presenza di un brevissimo pezzo, un omaggio alla morte di Debussy, ispirato ad un pezzo in cui l'indicazione logica è movimento di habanera, un pezzo che ha molti altri legami profondi con l'omenaggio di De Faglia, e quindi credo che sia fondamentale per la vera comprensione di questo pezzo suonarlo all'indicazione di De Faglia, indicazione che troviamo sia nella parte per chitarra sia in quella per pianoforte. E non ultimo, perché semplicemente De Faglia ce lo chiede. Grazie e a presto.